Queste sono le ravazzate dolci di Alcamo. La ravazzata dolce consiste in un guscio di pasta frolla ma senza il burro e, come molti dolci siciliani, ha al suo interno una buonissima crema di ricotta e cioccolato. Prepararla è piuttosto semplice, quindi allacciate i grembiuli che iniziamo subito a cucinare. Pronto è servito. Allora, come prima cosa andiamo a preparare la frolla, che come ho detto sarà una frolla senza burro. Quindi iniziamo ad inserire in una ciotola le uova e lo zucchero. Ora mescoliamo lo zucchero con le uova. Mescoliamo fino a far sciogliere lo zucchero. Dobbiamo ottenere un composto spumoso e chiaro. Quelle che stiamo preparando oggi sono le ravazzate dolci. Specifico dolci perché esiste anche una variante salata. Se siete interessati anche alla ricetta della versione salata, scrivetelo nei commenti e magari più in là porterò la ricetta sul canale. Quando lo zucchero si sarà sciolto e avremo ottenuto questa consistenza, allora possiamo terminare di mescolare e possiamo aggiungere la farina. La aggiungeremo poco alla volta e setacciandola. Facciamo incorporare questa farina, quando sarà completamente incorporata aggiungiamo l'altra. E faremo così via via fino a terminare tutta la farina. Ho notato che molti di voi che guardano i miei video non sono ancora iscritti al canale. Se non l'avete già fatto vi invito a farlo. A voi non costa nulla, ma per me è un grande aiuto e quindi vi ringrazio. Con l'ultima farina inseriremo anche la vanillina e l'ammoniaca per dolci. Metto l'ammoniaca e la vanillina per dolci. E a questo punto l'impasto prenderà più corpo, quindi lo impastiamo con le mani. Vi ricordo che come sempre la scheda degli ingredienti la troverete alla fine del video oppure giù in descrizione. Ora l'impasto è pronto, è bello liscio, morbido e quindi è pronto per essere avvolto nella pellicola trasparente e riposto in frigo per almeno 2-3 ore. Nel frattempo che la frolla riposa in frigorifero, noi ci portiamo avanti il lavoro preparando la crema di ricotta. Crema di ricotta che va preparata rigorosamente con ricotta di pecora. Se volete una consistenza della crema più liscia e vellutata, setacciate la ricotta, ma io per questo dolce preferisco utilizzare una crema di ricotta più grezza. Quindi la lascerò così. Aggiungo poi lo zucchero e le gocce di cioccolato. E mescoliamo il tutto fino a far sciogliere completamente lo zucchero. Un altro consiglio che mi sento di darvi è che quando comprate la ricotta acquistatela il giorno prima per utilizzarla il giorno dopo, in modo di dare il tempo alla ricotta di rilasciare tutta l'acqua, in modo che quando la utilizzate sarà bella asciutta. Se lavorate per bene la ricotta, come vedete otterrete una crema abbastanza liscia, pur non setacciandola, ma se volete essere precisini allora setacciatela. Bene, ora anche la crema è pronta e quindi la riponiamo in frigo fino al momento dell'utilizzo. Riprendiamo ora il nostro impasto e lo stendiamo con uno spessore di circa mezzo centimetro. Ora ci occorrerà un coppapasta da 10 cm, con il quale andiamo ad incidere la pasta. E togliamo la pasta in eccesso, che andiamo a rimpastare, ristendere e formare altri dischi. E ora siamo pronti a farcire le nostre ravazzate dolci, quindi riprendiamo la nostra crema alla ricotta e iniziamo a farcirle. Mettiamo un po' di impasto al centro, in questo modo. Non esagerate, altrimenti poi vi verrà male a chiuderle.
ora non ci resta che chiudere le nostre ravazzate. Per farlo ci serviremo di un albume, con il quale andremo ad inumidire i bordi della nostra pasta, in modo che non si aprirà in cottura. Ora prendiamo un altro disco di pasta e lo sovrapponiamo all'altro, in questo modo, applicando una pressione ai bordi. Ripetiamo lo stesso procedimento anche per tutte le altre. Benissimo, adesso le trasferiamo all'interno di una leccarda e saranno pronte per andare in forno. Ma prima di infornarli diamo una spennellata con un po' di uovo sbattuto. E adesso siamo pronti per infornare con un forno statico 180 gradi per circa 20 minuti. Una volta sfornate diamo una bella spolverata di zucchero a velo. E adesso le nostre ravazzate dolci di alcamo sono pronte per essere gustate. Pronto e servito! Pronto e servito.